Uno dei motivi per cui dipingo animali e la natura è perché comunque all'interno di essa trovo una qualità che secondo me manca in molte cose, che è la purezza. E gli animali sono come dei bambini, no? Sono guidati dal cuore, non so come dirti, cioè non hanno paura di mostrare la loro vera natura. Non c'è più tanta voglia di sognare. Io cerco sempre di mantenere un lato di me stessa bambina, attraverso i libri, attraverso la fotografia, andando in giro così in natura, stando magari nel capanno 2 ore a osservare gli uccelli o quello che mi capita. Secondo me si riscoprono delle cose che nella quotidianità non si ritrovano più, cioè siamo anche troppo bombardati sia di immagini sia di cose da fare, e invece penso che nella natura si ritrovi anche un po' se stessi. Il mio lavoro è concentrato soprattutto nell'attenermi più fedelmente alla realtà, ecco, a quello che vedo. Io penso di trovare godimento nel dipingere, nel disegnare un qualcosa. Sicuramente c'è un legame tra il mio cervello e la mia mano, e attraverso il segno riesco a rappresentare un sentimento che non so descrivere, però comunque viene sicuramente da dentro me stessa. Allora, la prima volta che ho provato desiderio di dipingere è stata forse alle elementari. Ho un ricordo molto preciso di un disegno che ho fatto. Forse era o un'anatra o comunque una papera nell'acqua, e mi ricordo che da bambina ero veramente soddisfatta di quello che avevo fatto. Forse quella è stata la prima volta in cui ho provato veramente il desiderio di dipingere, sì. Ho anche un altro ricordo, in realtà mi è stato riferito questo ricordo da una mia maestra delle elementari. Mi ha ricordato che da piccola disegnavo e poi scendevo giù in strada in paese per cercare di vendere i miei disegni, li mettevo esposti tutti lì in bella mostra in cortile, cercavo di venderli o comunque provavo il desiderio di mostrarli alle altre persone. Le prime persone con cui ho condiviso i miei lavori sono state sicuramente i miei genitori. Per mia madre è stato molto più semplice forse capirmi, non so per quale motivo. Mio padre invece a fatica, piano piano sta comprendendo che comunque non dipingo soltanto perché è uno sfizio che volevo togliermi, ecco. Comunque sto cercando di farne una professione. Sono sicura che lui sia soddisfatto del mio percorso artistico, anche se comunque non lo dà poi troppo a vedere, ecco. Quando rappresento un animale cerco di entrarci dentro, per dire, che ne so, quando rappresento un rinoceronte mi piace entrare dentro le rughe che ci sono nel muso di un rinoceronte, le varie pieghe. Per me è interessante entrare proprio dentro quel tipo di rappresentazione. Nella scelta del soggetto c'è anche il mio stato d'animo di quel preciso momento in cui decido di realizzare quel determinato soggetto. Quando scelgo un'immagine da cui trarre un mio lavoro, ho precisamente idea di quello che voglio fare in quel momento, che è sicuramente legato al mio stato d'animo attuale. Mettiamola così, se sono agitata non andrò mai a fare un germano nell'acqua con riflesso, che comunque penso che sia un'immagine che infonda tranquillità, ecco. Delle volte so già precisamente che cosa mi piacerebbe rappresentare, e invece ci sono delle altre volte che sono nel buio più totale e ho bisogno di guardare un tot di
di immagini che comunque mi aiutano nella scelta del momento. Il mio processo creativo inizia sicuramente da un'idea che ho in testa. In passato facevo tantissima ricerca su internet o su libri di immagini che potevano poi tramutarsi in miei quadri. Ultimamente invece mi piace di più andare sul campo, quindi inizio da una ricerca di immagini che vivo su me stessa, all'esterno, quindi a contatto con la natura. Poi torno in studio, da computer mi scelgo le varie immagini, che poi l'opera finita non è quasi mai uguale alla fotografia, nel senso che comunque cerco sempre uno studio del soggetto all'interno della tela o della carta. Quindi stampo l'immagine che poi viene tramutata o in olio o in disegno. Quando dipingo sicuramente è un processo sia solitario sia di condivisione. Ho un estremo bisogno di confrontarmi con qualcuno, in questo caso è sempre stato il mio compagno. Cerco in lui sempre una sorta di approvazione in quello che sto per fare, sto per dipingere, sto per disegnare. Penso che sia normale essere un po' insicuri sempre, cioè forse anche sintomo di umiltà. Il consiglio più importante che ho ricevuto è un consiglio che mi ha dato il mio compagno e che lui stesso ha ricevuto da un altro pittore, ed è quello di lavorare, 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 lavorare. Nel senso che anche quando magari si riescono a raggiungere determinati traguardi o piccoli, grandi traguardi che siano, comunque bisogna sempre lavorare e impegnarsi in quello che si sta facendo in quel preciso momento. Essere molto umili, ecco.